Benvenuti nel video dedicato alla cerniera nascosta senza patta rimessa. Questa tecnica si può utilizzare sia per un pantalone che per una gonna. La cerniera va applicata sul centro davanti. Prima però bisogna cucire le due parti del davanti e la cucitura deve essere effettuata rispetto al rettangolino 1 centimetro sopra il rettangolino. L'apertura che lasciamo per la cerniera deve essere inferiore rispetto alla cerniera stessa. Cucitura e rifinitura effettuata. Ricordo che questo è solo un campione. Se fosse un modello reale, prima bisogna aver messo assieme il davanti e il dietro, provarlo e poi applicare la cerniera. Arrivati a questo punto, devo misurare la distanza dal margine al mio centro davanti e riportarlo sulla stoffa. Misuro e riporto sulla stoffa. Faccio semplicemente 2 segnetti. Potrei anche farne solo uno perché ho la cucitura che mi dà il riferimento e unisco la cucitura con il segnetto. Giro così la mano. Lungo il segno del gesso, imbastire. L'imbastitura mi tiene assieme i due centri davanti. Se il tessuto è leggero, consiglio di applicare una teletta termoadesiva sul rettangolino, sia da questa parte che da questa parte. Ora bisogna rifinire i margini del rettangolino, questo lato e questo lato, in entrambi i rettangolini, quindi sia qui che qui. Dopo aver effettuato le rifiniture sui margini dei rettangolini, sul rettangolino che sta di fronte a voi, il sinistro, misurare dal centro davanti 1 centimetro, tutto lungo il centro davanti fin dove arriva l'imbastitura. Misurare e riportare con il gesso. Unire con righello i trattini. Utilizzare la linea appena effettuata con il gesso per piegare il tessuto in modo che il gesso rimanga perfettamente sulla piega del tessuto. Bloccare con spilli, imbastire e stirare la piega. Misuro il margine in vita del cartamodello e lo riporto sulla piega che ho appena effettuato. Prendo il nastro della cerniera, il primo dente di metallo della cerniera lo devo posizionare rispetto al segno che ho appena effettuato 2-3 mm verso il basso, in modo che i denti siano visibili. La piega della stoffa l'accosto ai denti. Blocco con spilli fin dove ho il mio rettangolino. Imbastire a mezzo centimetro dalla cerniera e poi cucire a macchina con piedino per cerniera in modo che la cucitura venga a 2-3 mm dalla piega del tessuto. Cucitura effettuata. Prendo il rettangolino libero e lo giro verso la cerniera. Poi giro tutto il modello in modo che la cerniera sia rivolta verso l'alto. Blocco con degli spilli il nastro della cerniera con il rettangolino a metà.
imbastitura e cucitura a macchina. Quando si va a cucire a macchina, arrivate a questo punto prima del cursore, bisogna fermarsi con l'ago inserito nella stoffa e far scendere il cursore, così la cucitura vi verrà dritta. Cucitura eseguita, nastro della cerniera e margine. Ora segno sulla patta dove arriva la cucitura del cavallo se fosse un pantalone o del centro davanti e traccio una linea inclinata che va oltre la cucitura che ho appena effettuato. Bisogna prestare attenzione che questa linea col gesso si trovi al di sopra del fermo in metallo, perché poi dovrò eseguire la cucitura a macchina. Cucitura a macchina partirà dal segno sopra la linea del gesso e poi tra la cucitura effettuata prima e il margine della cerniera, prestando attenzione quando si arriva vicino al cursore con l'ago inserito nella stoffa, alzare il piedino e far scorrere giù il cursore, altrimenti sul dritto si rischia che la cucitura non venga dritta. L'ultima cucitura prenderà tutti e tre gli strati di stoffa. Si consiglia di bloccare con spilli e di effettuare prima un'imbastitura, così sul dritto del tessuto si può verificare che sia parallela al centro davanti e perciò risulta dritta. Ecco la cucitura effettuata. Questa che è una linea retta, volendo si può fare anche arrotondata. Il dritto del tessuto, il risultato si presenta così. Per fare un lavoro più pulito si può prendere il filo della macchina da cucire con l'ago, riportarlo sul rovescio e saldare. Si apre l'imbastitura. Ecco qui il risultato finito, cerniera nascosta senza l'aggiunta della patta. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!